Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Oggi voglio proporre un dolce semplicissimo da fare in qualsiasi momento o in qualsiasi stagione. Avete fretta, avete ospiti, una sorpresa, la cheesecake furba. Seguite la ricetta, se il video vi piace condividete. Nel frattempo ringrazio tutti quelli che mi seguono, quelli che entrano per la prima volta nel mio canale. Troverete tante ricette interessanti, semplici e gustose, alla portata di tutti. Alla prossima ricetta dal canale di Virginia. A presto! Bentornati nel mio canale. Oggi propongo di fare una cheesecake furba. Useremo una busta di crema pasticceria Pane degli Angeli, ma si trovano anche altre marche, e andremo a montare con 250 ml di latte, perché questo è parzialmente scremato. Se fosse latte intero possiamo usare tranquillamente 300 grammi. Andiamo a montarlo. Piccolo segreto: la vogliamo più compatta, frulleremo un po' di più. Procedo. Pronta, è già abbastanza densa. Nel frattempo che io preparo la base per fare la cheesecake furba, buonissima, un dolce veloce da preparare in qualsiasi stagione, in qualsiasi momento, metterò in frigo almeno per 5 minuti. Nel frattempo ho pesato 200 grammi di biscotti, non importa quale utilizzate, che possono essere integrali o leggermente al cacao o frollini normale. L'importante è o che li maciniate con un frullatore, li passate, o io utilizzerò la bottiglia. Vecchi metodi della nonna. Li pesto con la bottiglia e poi ho già fatto sciogliere 80 grammi di burro. Ricapitolando, abbiamo 200 grammi di biscotti e 80 grammi di burro. Procedo. Comincio così a piccoli colpetti e poi passo bene fino a che a me piacciono che si senta un pochino grossolanamente, ma possiamo fare una via di mezzo. Ovviamente esistono sempre frullatori, io preferisco questo metodo, un attrezzo in meno da utilizzare. Procedo così fino al termine. Terminato di pestare, adesso lo metto in un contenitore. Andrò a versare il burro che ho fatto fondere nel microonde. Inizialmente ho messo 30 secondi e poi altri 10. Non deve essere molto caldo, e comincio a girare bene con la forchetta e poi a impastare con le mani. Procedo. A questo punto ho una teglia, come potete vedere, a cerniera, così poi sarà semplice aprirla. Vado a prendere il mio impasto che ho impastato con il burro, stendo e poi metterò la crema pasticcera. Lasceremo in frigorifero per 2 ore e poi la sorpresa, se mi seguite, lo vedete. Dimenticavo, se il video vi piace, vi sta interessando, condividete, lasciatemi un commento. Proseguo. Ovviamente più lo stampo è piccolo, più alta verrà la base. Io preferisco questo, che sia fine e poi molto pieno con la crema pasticcera. Proseguo fino al termine. A questo punto l'ho distesa molto bene nella teglia, vado a prendere la crema pasticcera e la verso sopra. È già abbastanza solida, verso tutta quanta e poi livello molto bene. Puliamo bene tutto. Livellata, ovviamente, come ho detto prima, se abbiamo una teglia più piccola verrà più alta. In questo caso è 1 centimetro. In frigorifero per 2 ore e poi terminiamo col tocco finale. A dopo! Siamo pronti per il tocco finale. Preso della cioccolata fondente, io ne metterò 4 quadrotti, mi raccomando, se possibile di buona qualità.
Per renderla lucida, segreto delle pasticcerie, aggiungiamo 1-2 cucchiaini di miele. Procedo. Giriamo molto bene. In questo modo, quando avremo terminato e mangeremo, prenderemo la cioccolata, possiamo farla sia fine che versarla a tocchetti. Mettiamo un po' a giro. Ogni boccone sarà una delizia. Non vi preoccupate se c'è qualche sbavatura, ovviamente possiamo fare anche con una forchetta, che faremo delle strisce. È un dolce super buono e squisito. Come ho detto, si chiama furba. Furba perché si fa velocemente, non dobbiamo cucinare, tutto a freddo. E poi mi direte, provatela. E a dopo. Adesso rimetto in frigo una mezz'oretta e il dolce si può mangiare. Delle fette squisite. Terminiamo così. Frigo un altro 10 minuti, 15 minuti, pronta per essere gustata.